Tipo Squid Games. Il primo giorno ho rubato 2 banane al mattino. Non sarà mica morto. Lo scopriremo alla fine dei 10 giorni. Non ho più un cuore. Lo scorreggione, un grande classico secondo me della meditazione. Vabbè, mi fa piacere essere associata a una toilette. Buongiorno raga e benvenuti in questo video in cui vi racconterò della mia esperienza di meditazione Vipassana qui in India. Dunque, come alcuni di voi sapranno, sto facendo il giro del mondo in solitaria, principalmente via terra. Sono partita a giugno 2022 dall'Italia e ora mi trovo in India. La settimana scorsa ho partecipato a un ritiro di meditazione Vipassana qui in India, appunto, nel centro di Churu, nel Rajasthan indiano. Che cos'è la meditazione Vipassana? Allora, Vipassana nell'antica lingua Pali significa vedere le cose in profondità, come sono realmente. Il concetto è quello che le sensazioni negative e positive che sentiamo sul nostro corpo hanno tutte la stessa natura, e cioè quella che arrivano, le percepiamo, crescono, aumentano, ma poi passano e se ne vanno. Quindi quello che noi dovremmo riuscire a fare è di dare innanzitutto la stessa importanza alle sensazioni, quindi in principio di equanimità tra le sensazioni sia positive che negative, e cercare di non reagire ad esse, quindi sia quelle positive sia quelle negative, non reagire in nessun modo, e soprattutto non provare avversità verso le sensazioni negative che sentiamo e non avere brama di avere sempre più sensazioni positive. Cioè, se una sensazione è positiva non dobbiamo bramare di averne sempre di più. Non so se mi sono spiegata. Comunque questo è la base, diciamo, della pratica Vipassana. Si può fare in tutto il mondo, ci sono veramente centri in tutto il mondo, anche in Italia. Quello a cui ho partecipato io è in India, a Churu, quindi come dicevo prima nel Rajasthan indiano. Tutti i centri si trovano lontano dal centro abitato, quindi il mio era a circa 8-10 km dal centro abitato, perché deve essere isolato dai rumori della città, e in India diciamo che è ancora più difficile, quindi appunto deve essere il più possibile nella natura e nel silenzio. I centri sono tutti formati più o meno nello stesso modo, quindi c'è una zona maschile e una zona femminile. Quindi gli uomini e le donne non si incontrano mai se non nella zona meditazione. C'è un ingresso dove ci sono gli uffici, c'è la cucina con il refettorio maschile e il refettorio femminile. Il nostro gruppo era formato da 26 persone, 22 uomini e 4 donne. Io ero l'unica straniera e mi hanno detto che più o meno è quasi sempre così. Nel corso prima di me c'era una ragazza cinese. Quindi più o meno queste sono le proporzioni, però di solito i corsi sono molto più numerosi, si arriva anche a 80 persone o di più. Le regole principali che si accettano all'entrata, diciamo, del centro sono quelle di non parlare, quindi si pratica il silenzio nobile. Praticamente tutti i 10 giorni non si parla con nessuno se non con il proprio maestro, se si devono chiedere alcune informazioni, se si hanno alcune domande. Quindi non si parla, non si può usare il telefono, internet, non si possono usare libri, non si può scrivere, non si può fare ginnastica, insomma nessuna attività che ci distragga dalla meditazione. All'ingresso del centro ti chiedono di accettare queste regole e di depositare anche i soldi, per esempio, il contante che hai, insomma tutto quello che ti può distrarre. E poi ti viene tutto ridato ovviamente alla fine del corso. La cosa che mi ha fatto subito ridere è stata che quando c'era da compilare l'iscrizione bisognava dare un numero di contatto indiano, e io ho detto: io sono qua in viaggio, non conosco nessuno in India, non ho nessun contatto. No, devi mettere un contatto indiano. Ragazzi, non ce l'ho, non sono indiana, mi dispiace, non so cosa fare. Insomma, per 40 minuti c'era l'agitazione per questo numero indiano, perché loro ovviamente, se c'è scritto inserire il numero indiano, non possono accettare che io non ce l'abbia. Quindi a un certo punto ho detto: ragazzi, mettete il vostro, cosa vi devo dire? Comunque, tra l'altro mi sono anche chiesta se la meditazione Vipassana consiste nell'accettare la realtà per com'è, perché non riusciamo ad accettare che io non abbia un numero indiano, ma vabbè, insomma.
quando mi sono iscritta, quando sono entrata all'inizio al centro, mi fanno... Dunque a lei abbiamo assegnato la stanza Western Toilet, che sarebbe il water, no? Perché loro hanno sempre la turca, quindi mi hanno dato l'unica stanza con il bagno all'europea, diciamo. E quindi quando mi hanno portato in giro per il centro fino alla stanza per indicarmi, e mi chiamavano tipo Western Toilet, cioè prego, vabbè mi fa piacere essere associata a una toilette. Western Toilet, venga, venga, thank you. Dunque, chi erano i personaggi che hanno partecipato al corso con me? Nel mio gruppo eravamo appunto 4 donne e dunque c'era tutto nella mia mente, perché poi non potevo parlare con nessuno, quindi facevo le analisi nella mia mente. C'era questa signora, perché ha quasi 50 anni, allora io l'ho chiamata la benefattrice chiassosa, perché, cioè, a parte che faceva un casino della miseria, cioè nel silenzio più totale, in mezzo alla campagna, lei spostava mobili, chiudeva portoni, sbattendo le porte, cioè tutto il giorno un casino indecifrabile. Ma allora lei non si sa per quale motivo si è presa a cuore la mia storia, ma senza conoscermi. Un giorno praticamente eravamo nella zona di meditazione, ho starnutito perché tipo faceva un freddo della miseria. Una volta ho starnutito, ha cominciato, tipo passava e mi lanciava delle coperte, mi ha portato un passamontagna, il Vicks per il naso. Poi un giorno è venuta, bussa alla porta, però non poteva parlare, quindi mi spiegava, mi ha dato questo vasetto di sale, io sapevo che era il sale nero, perché so qua lo usano, e mi spiegava, faceva i segni, usalo quando fai la doccia, mettilo nell'acqua, perché depura, tira fuori tutto. E io gli dicevo, sì, ma puzza di uovo marcio. Fa niente, usalo. E quindi mi ha detto di usare questo sale nero per fare la doccia. Insomma, tutte queste cose qua. Ah, poi un giorno, perché noi potevamo parlare con l'assistente del maestro e col maestro, arriva l'assistente del maestro e mi dice, ma hai la febbre, mi hanno detto che hai la febbre. Io dico, no, in che senso? E no, praticamente la chiassosa era andata dall'assistente del maestro a dirgli di chiedermi come stavo perché pensavo avessi la febbre, non si sa per quale motivo. Io tipo, no raga, lasciatemi stare tranquilla. Un'altra volta sempre la benefattrice, praticamente fuori dal refettorio c'era un distributore di acqua potabile e quindi noi riempivamo lì la bottiglia e tutto quanto. Stavo riempiendo la mia bottiglia e arriva lei, fermati, in silenzio così, no? No! E io, perché? Così all'italiana, perché? No, non si può, insomma, non riusciva a spiegarmi perché e faceva tutti i versi tipo... E io, per tanto così puoi anche parlare. Vabbè, non ho mai capito perché non potevo riempire questa bottiglia, fatto sta che mi ha salvato la vita perché l'acqua non era pulita. Poi abbiamo la bella lavanderina che ha passato 10 giorni a lavare cose. Io mi chiedo che cosa avesse da lavare: coperte, sciarpe, vestiti. Cioè io la sera mi lavavo le mie mutande, reggiseno e calze, 3 cosine di incrocio, una maglietta massimo. Loro lavavano, credo per passare il tempo, però incredibile. Tu cosa avete da lavare? Non si sa. Poi c'era una ragazza non vedente, tra l'altro di 19 anni, per me era veramente il mio idolo, cioè praticamente passare 10 giorni senza parlare, che già comunque è difficile, in più non vedendo, cioè deve essere stato difficilissimo. Lei era super concentrata e ce l'ha fatta, bravissima. Quindi, come dicevo, all'ingresso del centro si accettano alcune regole, quindi principalmente quella di non parlare per 10 giorni, non utilizzare i libri, non utilizzare la musica, il cellulare. Io raga, come ben sapete, se avete visto le storie di Instagram, ho tenuto questa microcamera che sto usando adesso, primo sgarro, perché ho detto, non lo so, magari la sera voglio registrare qualche così pensiero e quindi l'ho tenuta, primo sgarro.
però sono stata brava a non tenere il cellulare. Tra gli uomini invece, che incontravamo solo nei momenti di meditazione, c'era uno che io chiamavo l'impetuoso, nel silenzio più totale, cioè tu magari sei lì da 2 ore nel silenzio totale, questo di colpo faceva dei colpi di tosse o degli starnuti o dei versi, ma dal nulla, tipo così, tipo morivi ogni volta. Ho detto, ma ragazzi, ma stai calmo, vai tranquillo. Poi c'era lo scorreggione, un grande classico secondo me della meditazione, che non ha bisogno di presentazioni. E poi c'era l'immortale o potenzialmente morto, perché non lo sapremo mai. Praticamente c'era questo vecchino, che poi in realtà ho scoperto ce ne fossero 2, cioè avrà avuto 300 anni veramente, minimo 300 anni, e sempre vestito di bianco con questo turbante, barba bianca, e lui, cioè, teneva la posizione tutto rannicchiato, magrissimo, sembrava una pallina di carta d'alluminio accartocciata, e non si muoveva. Io ho detto, ma ragazzi, ma sarà mica morto? Lo scopriremo alla fine dei 10 giorni. Poi c'era lo stoico non si è mosso per 10 giorni. L'ultimo giorno ci ho parlato e ho detto, ma come cavolo hai fatto? È il 4º anno che lo faccio. Dritto con la schiena, occhi chiusi, serrati, non si è mai mosso, schiena dritta, gambe incrociate, bravissimo. Ah no, poi c'è stato il fuggitivo. Allora, nella sala di meditazione ognuno aveva la sua postazione con il cuscino a terra, quindi si vedevano proprio i cuscini messi in linea, no? La struttura simmetrica e tutto quanto. A un certo punto vedo che manca un cuscino, tipo la pedina che manca, tipo Squid Games, no? Uno è stato eliminato. Così, è stato bruttissimo perché da quel giorno quel posto era vuoto, ma si vedeva proprio la mancanza. Si vede che se n'è andato. Poi in realtà ho scoperto alla fine del corso che 4 o 5 se ne sono andati, tutti uomini. Il corso Vipassana è gratuito, si fa una donazione alla fine. Tra l'altro, quando io ho fatto la mia donazione mi hanno detto che loro non possono accettare donazioni dagli stranieri. Però, allora, come funziona? Che gli indiani hanno dato la donazione e loro hanno dato una specie di ricevuta, e invece per me mi hanno fatto mettere in una scatola di legno che avevano delle donazioni. Comunque si può dare quello che si vuole, si dà l'ultimo giorno, solo se si è completato il corso. Come funzionava la giornata all'interno del corso di meditazione nel centro? Allora, dunque, sveglia alle 4, la sveglia avveniva con una campanella le mattine e un gong, diciamo che era per tutti. Quindi sveglia alle 4, 4 e mezza si iniziava la meditazione nella sala principale, 4 e mezza fino alle 6 e mezza. Un freddo, ragazzi, un freddo nelle ossa proprio, mamma mia, umidissimo. Vabbè, comunque 2 ore di meditazione, poi colazione c'erano vabbè, il chai indiano, il tè caldo, un frutto per fortuna, e poi c'erano sempre queste pappette piccanti indiane, tutto vegetariano e tutto per me piccante perché io non lo sopporto. Loro dicevano che per loro non era piccante. Quindi una pappetta vegetariana e una cosa che mangiavo io, tipo di semolino, una specie di semolino, per fortuna in sapore. Quindi colazione, poi c'era una pausa fino alle 8, dalle 8 alle 9 c'era meditazione, poi dalle 9 alle 11 di nuovo meditazione, 11 pranzo, quindi 11 del mattino pranzo. Di nuovo c'erano i ciapati, quindi quel pane indiano tipo piadina, diciamo, per chi non lo conoscesse, riso bianco, che era quello che mangiavo io, e poi sempre queste pappette di verdure piccanti, o patate, o ceci, o lenticchie, insomma, più o meno sempre le stesse cose. Tra l'altro cosa assurda, allora, dove c'era il pranzo c'era un foglio. Allora, io sapevo che il cibo sarebbe stato ovviamente indiano, ovviamente piccante, vegetariano, cioè l'opposto di quello che piace a me, però ho accettato di fare questo corso e non mi sarei lamentata, stranamente, perché di solito mi lamento molto per il cibo, ma l'ho accettato, quindi per me andava bene così.
Il primo giorno arrivo lì e c'era un blocchetto di fogli con scritto proprio richieste per quanto riguarda il cibo, per la camera, tutto quanto. E vedevo che tutti scrivevano cose. Ho detto, beh, allora chiedo se si può avere qualcosa di non piccante, solo che non sapevo come spiegarlo perché non si può parlare. Dovevo scriverlo, però loro non parlano inglese benissimo. Quindi ho detto, se chiedo per esempio salsa di pomodoro, però capace che mi portano un pomodoro crudo lì intero, cioè dovevo trovare il modo. Allora ho scritto tipo olio o burro per condire il riso. Io ho detto, mi mangio il riso bianco per 10 giorni, sto benissimo, perdo pure quel cheletto, perfetto. Panico, ho creato il panico. Tipo, ci sono voluti 2 o 3 giorni in cui ho mangiato riso scondito. Un giorno mi bussano alla porta della camera. Apro la porta, c'era l'assistente con 6 panetti di burro, raga, una pila di panetti di burro così. Ma non 6 cucchiai, 6 panetti. Io la guardo, cioè, ma che senso? E mi faceva segno tipo per il riso, l'hai chiesti tutto. Sì, ma cioè nel senso un pochino di burro. E mi faceva segno di tenerli in camera. È vero che faceva un freddo della miseria, però, raga, ma il burro, mettetelo nel frigo, quando è ora di pranzo lo prendi, insomma, tutto questo a gesti. Comunque da quel giorno ho mangiato riso bianco condito con il burro. E poi, dunque, pranzo, quindi finito il pranzo c'era una pausa sempre fino all'1. Le pause, in realtà io prima dicevo, oddio, cosa farò nelle pause, mi annoierò. In realtà no, perché al mattino dormicchiavo ancora un pochino, poi nell'ora di pranzo uscivo un po' a camminare, prendere un pochino di luce, di sole e di caldo soprattutto, poi lavavi 2 cose, insomma il tempo passava veramente velocemente. Poi dall'1 alle 5 del pomeriggio di nuovo meditazione, 5 del pomeriggio merenda. La merenda era chai, quindi il tè caldo con questo riso soffiato piccante, ma no. Vabbè, questo. E poi non c'era la cena, quindi dopo la merenda di nuovo pausa, mezz'oretta. Alle 6 si riniziava con un'ora di meditazione. Poi alle 7 c'era questo meraviglioso video. Cioè in realtà era per me la parte più interessante della giornata. Peccato che era alle 7 di sera e gli occhi ti si chiudevano. Quindi il video del maestro Goenka del 1991. Allora io lo vedevo in inglese in una sala separata, quindi era il video del 1991, quindi io seduta per terra con questa televisioncina, sto video vecchissimo, però il maestro un patatone, cercatelo, maestro Goenka, di meditazione vipassana, mitico. Però insomma fino tipo alle 8:15 e poi dopo alle 8:15 fino alle 9 di nuovo meditazione. E alle 9 poi si andava in camera, si spegnevano le luci e si andava a dormire. Dunque vi devo dire, prima di iniziare il corso ero angosciata da principalmente il fatto di non poter parlare, perché io parlo molto come sapete, di non parlare, di non poter usare il telefono e di svegliarmi tipo alle 4 del mattino. Per me era la cosa più angosciante, di non cenare, insomma queste cose qua. In realtà si sono rivelate le meno problematiche per me. Perché in realtà fare meditazione alle 4:30 mi è piaciuto, è stata la parte più bella. Non so se perché si era ancora nel buio totale, ancora un po' assonnati, però per me è stata la parte più bella, la meditazione del mattino. Ovviamente era difficile svegliarsi, però una volta svegliati mi è piaciuta molto. Il cibo, vabbè, che sia stato fatto. Oh, aspettate, una volta il primo giorno ho rubato 2 banane al mattino. Ho detto, le ho viste lì, ho detto no raga, teniamoli per i momenti di emergenza. Però in generale, sapendolo prima, non mi è pesato tanto. Poi non facendo molto durante la giornata non è che si avesse tutta questa fame. No raga, che ridere. Un giorno praticamente avevo questo ciapati che stavo mangiando, suona la campanella, bisogna correre a fare la meditazione. Allora io prendevamo sempre addosso una coperta per il freddo, quindi tengo questo ciapati sotto la coperta e dico vabbè, me lo mangio mentre medito. Mentre medito mi metto il pezzo di ciapati in bocca, inizio a masticare, peccato che nel silenzio più assoluto cioè, sembrava che
chissà quale rumore fortissimo, quindi tipo ero tipo Fantozzi, non è nel film. Tu mangia! Tu mangia i palmieri! E il cellulare dimenticato subito, proprio zero, anzi è stato bello non averlo. In realtà la cosa più difficile è stato il freddo, che non mi aspettavo, quindi aver freddo anche durante la notte, avevo 3 coperte ma freddo. E poi meditare, cioè proprio la meditazione in sé che io non ho mai fatto prima, per 11 ore al giorno per me è stata pesantissima. Cioè io arrivavo alla sera, la meditazione quella dalle 8 alle 9, avevo la nausea, ma non in senso figurato, in senso proprio fisico. Mi veniva proprio la nausea, non so se perché appunto magari non si mangiava tanto, però proprio perché fare la stessa identica cosa nella stessa posizione per 11 ore per me è stato veramente duro. Ma insomma, veniamo alle cose più serie. In cosa consiste la meditazione vera e propria? Si divide in 3 fasi. La prima fase, che sono i primi 3 giorni, ci si concentra solamente sul rispetto delle regole, appunto, dettate dal centro, e solamente sul proprio respiro, ma non si deve assolutamente modificare il proprio respiro naturale, ma anzi accettarlo e rendersene conto. Quindi la prima fase è proprio il rendersi conto di com'è il proprio respiro, quindi sentirlo proprio entrare e uscire dalle narici. Quindi per 3 giorni questo è il tuo compito. La fase successiva invece è quella di analizzare prima a livello proprio di naso e bocca, poi successivamente nei giorni successivi in tutto il corpo, le sensazioni che si provano. Quindi sensazioni proprio a livello di ogni parte del corpo, e ogni sensazione che si sente, bisogna soffermarsi su ogni parte, cercare di sentire le sensazioni che ci dà quella parte del corpo: caldo, freddo, dolore, vibrazioni, prurito, pulsazioni, qualsiasi tipo di sensazione, e nel tempo cercare di sentirle in più parti possibili del corpo, accettarle, quindi non reagire ad esse, sia quelle positive che quelle negative, e soprattutto dare equità alle varie sensazioni, quindi dare la stessa importanza sia a quelle negative che a quelle positive, a quelle che sentiamo poco, a quelle che sentiamo tanto, insomma. E in questo a grandi linee consiste la meditazione. L'ultimo giorno invece poi si impara a praticare l'amore compassionevole verso gli altri, che conclude, diciamo, la pratica di meditazione vipassana. Allora, come ho reagito io? Dunque, per me era la prima volta che facevo meditazione, quindi per me è stata, come vi dicevo, molto dura proprio la parte fisica. Avevo letto tante cose online prima, quindi avevo letto che il primo giorno e il terzo giorno sarebbero stati più duri, e soprattutto quelli in cui i partecipanti normalmente hanno una reazione forte, spesso se ne vogliono andare, o comunque hanno magari una crisi di panico o reagiscono in modo forte. Quindi ero spaventata, tra virgolette, da questi 2 giorni. In realtà questi sono passati indenni, e soprattutto io pensavo, conoscendomi, di avere effettivamente non so quale tipo di reazione, ma comunque di averla molto forte, nel senso che io sono una che se si arrabbia in modo molto impetuoso, se piango profondamente, se mi dispiace per qualcosa, cioè tutto in modo abbastanza eccessivo. Avevo paura magari di avere una crisi di panico, anche soffrendo di claustrofobia. Non sembra, lì eravamo anche all'aperto, però non lo so, avevo paura di sentirmi costretta in questa cosa, di reagire in modo forte. Invece la cosa strana è che non ho avuto nessun tipo di reazione. Cioè ci sono stati dei momenti in cui
cioè, avrei voluto chiamare Glovo e ordinarmi una cotoletta di maiale fritta diretta, proprio consegnata in camera. Ci sono stati dei momenti che avrei voluto, cioè, dirgli tipo a quella che faceva casino, cioè, la pianti per piacere, cioè, non lo so, però non lo so, non ho esternato queste cose, ma non mi sentivo neanche di esternarle, non so come dire. Quindi per me è stato molto strano non avere nessun tipo di reazione. Ho detto, ah, non ho più un cuore. Forse, come dice il maestro Goenka, perché se arriva lì, lui dice con la monkey mind, quindi questa mente che va da una parte all'altra, saltella di qua e di là, effettivamente non avendo stimoli di nessun tipo, la mente si calma parecchio, questo assolutamente sì. Poi per esempio io sono una che parla tanto, ma parlo anche da sola perché viaggiando tanto da sola, cioè parli tra te e te, no? E no, non sentivo il bisogno, non avevo nulla da dirmi, non lo so. Allora, effettivamente credo che il fatto di viaggiare da sola, soprattutto in questo giro del mondo, è vero che incontro tantissime persone, spesso passo il tempo con altri ragazzi, però la maggior parte del tempo sono da sola e quindi sono abituata a non parlare, a farmi ragionamenti da sola, insomma questa cosa non mi ha turbato particolarmente. Io non ho avuto, appunto, come dicevo, nessuna grande reazione, ma il maestro diceva che effettivamente, lui dice, tutte le persone che vengono qua si aspettano di avere chissà quale stravolgimento della vita. In realtà non è così, anche perché questi sono i primi 10 giorni di una pratica che poi uno dovrebbe fare quotidianamente, un'ora al mattino, un'ora alla sera, per il resto della propria vita. Quindi si impara una tecnica che poi si porta in là col tempo e nel tempo si dovrebbero vedere poi i miglioramenti, perché dovrebbe liberarti dai pensieri, diciamo, che ti opprimono, liberare la tua mente dalle sensazioni che ti fanno stare male. Poi ho parlato con 2 persone del corso, una donna e un uomo, e entrambi mi hanno detto che avevano passato un periodo di depressione prima e durante la pratica hanno sentito entrambi, tra l'altro, più o meno la stessa cosa, cioè quando si analizzavano le sensazioni loro hanno sentito che la testa, cioè non lo so bene come spiegare, però la testa si ampliava, il collo si ampliava, il petto, quindi loro sentivano questa sensazione di ampliamento, non lo so, quasi di scoppiare. Tutti e 2 hanno sentito la stessa cosa e si sono sentiti molto meglio dopo. Poi non lo so, io riporto quello che mi hanno detto. Altre persone hanno fatto il corso altre volte. Non lo so, ognuno poi credo abbia la propria esperienza. Io, allora, dunque, se mi chiedete, lo rifaresti? No, manco morta. Oddio, mai dire mai, però insomma tendenzialmente non credo che lo rifarei. Sono contenta di averlo fatto, assolutamente sì, consiglio di farlo, anche perché ci sono persone che vengono dall'altra parte del mondo per farlo. Io ero lì, insomma, mi sembrava di sprecare un'occasione, quindi sono molto contenta di averlo fatto e soprattutto se riesci ad arrivare alla fine, insomma, sei orgogliosa, insomma, non è semplicissimo. Tra l'altro la stessa ragazza che mi ha detto che ha avuto questo giovamento, un giorno mi ha chiesto se avevo un cellulare da darle perché aveva bisogno di fare una chiamata, quindi secondo me in quel momento era proprio in grossa crisi, perché poi l'ho vista che camminava per il giardino agitata, ho detto oddio, è arrivato il momento delle prime crisi, invece poi è andata a meditare, sembra sia tutto rientrato. Ecco, una cosa che cambierei, insomma, non so se in tutti i centri è così, però nel mio centro, allora, il centro era fatto sia in inglese che in hindi, quindi effettivamente io ho potuto farlo, i video alla sera erano in inglese, alcune cose venivano tradotte, poi non c'è molto di spiegato, quindi si può fare tranquillamente in questo modo.
Il problema qual è? Che allora c'era, io lo chiamo il mega direttore generale, che era il maestro Goenka, che era quello nei video alla sera, che purtroppo è mancato qualche anno fa, però lui nei video parla inglese benissimo, quindi ti spiega tutto e si capisce. Poi c'era il maestro fisico, diciamo, che era lì nel centro, e lui non parlava inglese. Il problema qual è? Che se tu hai qualche domanda, ti vuoi confrontare, devi parlare con lui, e non parlando inglese, lui ogni tanto chiamava tutti gli alunni per vedere insomma come stava andando la situazione, per confrontarsi. Quando chiamava me mi dava questi bigliettini, cioè mi diceva tipo si vede che qualcuno glieli scriveva e lui li leggeva, si tirava fuori il bigliettino e mi leggeva: did you feel any sensation? E tu sì oppure no, però lui poi la risposta ce l'aveva scritta, no? Quindi non è che si potevano fare ulteriori domande. Io vedevo gli altri che comunque ci parlavano, discutevano, e secondo me questa qua è una grande mancanza, perché comunque sicuramente hai 1000 domande da fare, sia proprio quotidianamente, così che magari se stai sbagliando qualcosa ti correggi, ma poi cioè, ti vengono delle domande, no? Perché sarebbe assurdo che non averne, però non ti puoi confrontare con lui che ti confronti, cioè con gli altri, sì, ti puoi confrontare con gli altri alunni alla fine del corso, quelli che parlano inglese, però comunque sono sempre alunni, quindi non hanno le risposte che tu vuoi. Quindi se c'è qualcuno che è un maestro Vipassana o che conosce qualcuno, me lo dica che ho qualche domanda da fare. E quindi questo secondo me è un peccato. Poi ovviamente questi corsi si possono fare anche in Italia, quindi assolutamente. E nulla. Vi ringrazio per aver visto questo video. Se avete qualche richiesta particolare o avete qualche commento da fare, mi raccomando scriveteli qui sotto. Sul mio Instagram potete vedere qualche immagine che ho scattato il primo e l'ultimo giorno. Grazie mille di avermi ascoltato, mi raccomando mettete un like a questo video, iscrivetevi per favore al canale e lasciate qualche commento. Grazie mille, ciao ciao! Ma porca miseria, ho girato mezz'ora di video col ventilatore acceso. Ma possibile che non si possa mai fare un video? C'è un casino perenne. Ho ancora i pidocchi. Scusate. Porca miseria, sto insetto. Non uccidere altri esseri viventi, mi raccomando.